Buongiorno a tutti, oggi andremo a smontare questo oggetto che è un Panasonic, un adattatore per cassette modello VWTCA7E. Adesso è già stato riparato, quindi ne vediamo il funzionamento corretto, che è fondamentale per poi capire cosa dobbiamo andare a sistemare. Quindi quando apriamo, quindi noi andiamo a inserire la cassetta, quindi quando è aperto abbiamo questo giù e questi due giù. Andiamo a inserire la videocassetta, che tra l'altro va qua a chiudere un interruttore. Quando andiamo ad abbassare abbiamo che i due bracci, che adesso sono nascosti qua dietro, e questo pirolino cambiano di posizione. Praticamente questo si chiude e i due bracci si aprono. Quindi andiamo ad osservare. I due bracci portano il nastro in alto, pronto per la lettura del videoregistratore. Ok, andiamo a smontarlo adesso. Quindi riapro. Ok, questo è il retro. Qui ho tolto la pila e siamo in questa posizione con i bracci. Quindi abbiamo 6 viti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 viti qua, che sono delle Philips 0, ma va bene anche cacciavite 00, e poi qua abbiamo due viti più piccole diverse, cioè uguali tra di loro ma diverse rispetto alle altre, quindi quando andremo a riassemblarlo dobbiamo ricordarci che qua abbiamo le viti piccole. Quindi adesso svitate le viti, queste qua sono un po' durette perché sono molto piccole. Andiamo ad aprirlo. Il problema di questo videoregistratore è che è stato messo via con la pila all'interno e la pila ha rilasciato tutti i suoi liquidi, quindi ha sporcato tutti i contatti. Ora, una regola è di non capovolgere mai l'oggetto quando è aperto. Quindi se questo è il nostro piano di lavoro, lavorare sempre con questa parte rivolta verso l'alto, perché altrimenti escono tutte le molle. Allora, qua abbiamo questo pirolino rosso che è l'eiettatore dal videoregistratore, che ha una molla. Scusate. Qua abbiamo quest'altro braccio che ha il bianco dentro questa guida e il nero che fa da perno. Poi qua abbiamo questo braccio che è fissato qua dentro e è questo pirolino qua. Quindi adesso andiamo a rimuovere innanzitutto questa barra. Questa è una barra fondamentale. Svolge diversi compiti ed è il pezzo principale. Quindi abbiamo che questo buco qua non fa nulla. Questo buco qua scorre qui dentro. Ok, quindi questo va dentro questo buco, mentre questo va dentro qua. Da questa parte invece abbiamo questo pezzo che ci aiuta ad aprire il portacassetta, e abbiamo questo pirolino più basso, questo qua, che andrà a infilarsi qui dentro, mentre quest'altro grosso farà da guida all'interno qua, qui dentro. Ok, quindi questo è un pezzo fondamentale. Adesso che non l'abbiamo staccato ci sarà difficile aprire il portacassette. Infatti se noi andiamo ad aprire con il tasto dietro la videocassetta non si aprirà del tutto perché non sta spingendo. Dobbiamo spingere questa parte qua, così, ecco che si apre. Stessa cosa nel chiuderlo. Non riusciamo a chiuderlo bene, dobbiamo tirare e si chiuderà. Ok, quindi questo è il nostro funzionamento della nostra barra. Questo è un interruttore che una volta che è inserita la videocassetta va a schiacciarsi e a chiudere l'interruttore. Ok, quindi questo è un altro pezzo fondamentale.
Ora, da questa parte qua c'è poco da dire. Sono due pezzi incastrati, abbiamo il bianco dentro il nero. E questa parte qua sale e scende a seconda. Dalla parte di qua invece abbiamo una molla che tiene fissa questa parte qua. Ok, quindi andiamo a rimuoverla. Eccola qua. Questa è una molla lunga che è diversa rispetto a quest'altra molla qui presente che è più corta. Andiamo a togliere questo pezzo e possiamo andare a togliere questo braccio. Questo braccio è un pezzo fondamentale. Abbiamo il centro del perno che va inserito in questo pirolino qua. Questo qua che è sulla barra, questo pezzo qua che si ruota è inserito dentro questa guida qua, che in questo caso è bianca, perché è ingrassata. Andiamo a togliere il case qua, che è tenuto insieme da 3 viti, che in questo caso sono dorate, argentate. E queste due viti sono diverse da questa è leggermente più piccola in diametro, ma col Phillips di prima dovremmo riuscire a svitarle tutte. Prima però leviamo questo gancino che premendolo di qua ci permette di aprirlo. Se non lo premo non riesco ad aprirlo, se lo premo riesco ad aprirlo. Quindi andiamo a sfilarlo con la sua molla. Adesso possiamo svitare le viti. Ok. E ci troviamo davanti al meccanismo. Ok, cosa abbiamo qua? Facciamo il percorso elettrico. Qui abbiamo la pila. Positivo e negativo qua sotto. I due contatti arrivano qua si vede che sono un po' ossidati, passano lungo questo pezzo di plastica, sotto ci sono i contatti, e arrivano qua. Quindi qua dobbiamo essere in grado, su questi due contatti, di misurare la tensione della pila. Quindi se noi col tester, con pila inserita, carica, ci mettiamo a misurare qua la tensione, dobbiamo essere in grado di leggere 1 volt e mezzo. Se così non fosse, il vostro problema è in questa parte dei contatti. Quindi cosa si può fare in questo caso? Bisogna controllare che i contatti qua non siano ossidati, quindi scartavetrarli o con una lima grattarli ed essere sicuri di averlo ben fatto. È difficile che questi pezzi qua di metallo si siano rotti e anche se si siano ossidati non è un problema in quanto il metallo se non è rotto conduce lo stesso anche se è ossidato. L'importante è che i contatti qua non siano ossidati ma quasi sono in buono stato. Quindi se dovesse essere un problema, cioè se da qua non riuscite a misurare 1 volt e mezzo, potete saldare qua 2 fili, farli passare qua sotto e risaldarli sui contatti qua della pila. Quindi i contatti questi qua, 1 e 1, 2. Se invece è a posto, potete saltare questa operazione. Quindi qua abbiamo il nostro motore con i vari ingranaggi. Quindi qua è fondamentale la posizione di questo ingranaggio. In particolare abbiamo il perno di qua, il perno che viene fuori, che fa parte di quel braccio, di questo braccio qua, e il buco alla sinistra. Quindi questa è una posizione fondamentale. Perché? Perché se noi andiamo a sollevare questo ingranaggio, scopriamo una parte delicata del circuito. Adesso appena riesco a sollevarlo. Qua abbiamo una molla che fa parte di questo ingranaggio. Non vuol venire questo stronzo. Ok. In pratica cosa abbiamo qua sotto? Non so se si riesce a vedere. No, non si vede. Vaffanculo. Ok, eccolo qua.
Perché è importante averlo in questa posizione? Perché sotto qua abbiamo questi 3 pezzi. Quindi è importante che rispetto a questo doppio interruttore che c'è qua sotto, i pezzi siano tutti alla sua sinistra. Quindi avere il buco qua e l'altro qua sotto. Ora in questo caso erano così. Ok. Cosa perché quando gira apre e chiude l'interruttore. Quindi questo è il meccanismo principale. Adesso andiamo a richiudere tutto e a verificare effettivamente che lo abbiamo richiuso bene. Quindi rimettiamo a posto l'ingranaggio che deve essere nella giusta posizione e andiamo a chiudere questa parte qua con le sue viti. Ricordiamoci che questa qua è quella diversa. Io in questo caso non le ho tolte, quindi so già dove sono. Ok, andiamo a rimettere questo al suo posto. Ok, quindi abbiamo rimesso a posto il suo case. Adesso prendiamo la molla piccola e la inseriamo dentro questo vano, dentro il suo vano. Con una pinza la comprimiamo e andiamo a posizionare il suo pezzo. Questo pezzo qua deve essere posizionato con in questa direzione, quindi con questa piccola protuberanza in plastica che deve andare a infilarsi qua sotto. Quindi comprimiamo la molla, lo inseriamo e dobbiamo assicurarci che questa parte in metallo vada sotto. Ok. Vabbè, rifacciamolo. Ok. Ecco fatto. Ora andiamo a mettere il braccio. Quindi dobbiamo verificare che questo perno entri dentro questa guida. Quindi questo buco dentro questo perno. Quindi posizioniamo prima il perno qua e poi lo agganciamo. Questo è il movimento che deve fare. Ok, ora andiamo a posizionare questo pezzo con la sua molla, che è quella più lunga. La molla va inserita con un'estremità dentro questo pirolino e con l'altra dentro questo pirolino. Quindi posizioniamo la molla in posizione qua dentro e poi infiliamo questo. Oppa. La direzione è questa qua. Quindi infiliamo, centriamo il pirolino qua, così, questo firmo qua così. Ora andiamo a mettere la sbarra. Questo è il pezzo fondamentale, va assolutamente messa in modo corretto. Quindi la giriamo così, quindi questo pirolino dentro questo buco dentro questo, poi
Di qua abbiamo, vedete che non entra, resta in alto. Non posso adesso, non posso. Qua sotto dobbiamo aprire la clip. Quindi abbiamo questo pezzo qua, dobbiamo spostarlo a sinistra, ok? Quindi apriamo il vano da sotto e da davanti. Ora prendiamo la nostra sbarra e dall'alto apriamo il vano in modo tale da far cadere dentro la nostra sbarra. Ecco fatto che è entrata. Ok, quindi fatto questo dobbiamo sistemare di qua, dobbiamo fare entrare questo metto a fuoco, questo pirolino dentro la sua guida, quindi spingerlo in alto. Ecco fatto. Quindi è importante che qui c'è un pirolino piccolino qua e uno lungo qua. Quello lungo deve entrare nella sua guida, quello piccolo deve entrare nella parte AU di questa parte nera. Infatti qua non è entrato e io lo mando dentro. Ecco fatto. Quindi questa è la nostra, abbiamo riassemblato. Possiamo chiudere il vano sotto, possiamo andare a riposizionare questo, quindi centrando i due buchi, e andare a rimettere questo qua, quindi con il buco con la molla nel buco nero, e questo lato bene contro, quindi il rosso contro il bianco. Ecco fatto. Quindi questo qua è il nostro oggetto. Adesso andiamo a richiuderlo e a verificare che l'abbiamo riassemblato correttamente. Ok, abbiamo richiuso l'oggetto, andiamo a posizionare la pila e a vedere che effettivamente funzioni. Ok, quindi andiamo a inserire la nostra audiocassetta e andiamo a chiudere. Ecco fatto, funziona. Notare come all'apertura di questo si apre anche la nostra videocassetta. Quindi ok, ciao a tutti, spero vi sia stato di aiuto.